Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare questo nuovo contenuto, ovviamente Napoli-Cagliari in Coppa Italia, passiamo il turno e sono contentissimo di aver raggiunto i quarti di finale, però al dolce si contrappone l'amaro quest'oggi con l'ennesimo infortunio in casa Napoli. Lobotka non ci sarà ovviamente nel match contro la Juventus e dobbiamo trovare la quadra in mediana. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va e se passate per la prima volta iscrivetevi al canale attivando la campanellina, restate aggiornati voi in maniera cronologica e mi date una grossa mano a me a far crescere il canale stesso. E se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a farlo girare. Partiamo prima dall'infortunio di Lobo e poi ci soffermiamo sulla partita perché volevo condividere con voi anche un paio di cosine dal punto di vista tattico. L'infortunio di Lobotka, questo è il comunicato ufficiale del Napoli. Stanislav Lobotka nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. La cosa che a me non va giù e non può andare giù, al di là dell'infortunio, e sappiamo tutti quanti comunque come sta andando questa situazione, e le colpe, se vogliamo dare le colpe a qualcuno, ovviamente sono dello staff, di Conte, di chi sta gestendo questi calciatori, senza che ci nascondiamo, ma l'abbiamo sempre detto sul canale. Però sono incazzato perché poi ti devi far male nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, una partita che poi non devi nemmeno giocare. Quindi dico io, se in prospettiva io non lo vedrò il campo, io Lobotka, perché probabilmente non entrerò nemmeno. Spingere così in un'attivazione pre-gara e arrivare a un risentimento, un infortunio, era da fare. Secondo me si poteva anche evitare. Poi non sono, diciamo, un laureato in anatomia, non sono un dottore e uno specialista, questo assolutamente no, però 1 più 1 fa sempre 2, quindi se la situazione è questa, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra, non ci sto in nessuna maniera, anche perché siamo contati in mediana, quindi ci vogliamo andare con calma e vogliamo esaminare le situazioni, vogliamo valutarle determinate situazioni e vedere che comunque non ci sono le alternative in mediana, ci sono tante partite da giocare, ci sarà la Supercoppa, ci sarà la Champions comunque mercoledì contro il Benfica, e questa veramente non ci voleva. Per quanto mi riguarda sono stato anche fin troppo pacato ed educato, perché l'amaro dopo aver letto la notizia è tanto. Un risentimento muscolare alla tibia comporta tempi di recupero di minimo 5 o 10 giorni per quanto riguarda il problema di Lobo. Poi se è un po' più grave del previsto se ne può passare anche un mese, tanto è vero che si parla comunque anche nei salottini che contano di 2-3 settimane, forse un mese, forse recupera, ci sarà con la Juve addirittura col punto interrogativo. Io mi auguro che se dovesse essere una cosa così lieve e vediamo Lobotka in campo domenica sera, allora noi ne prenderemo atto. Ma se viene forzato poi il rientro del centrocampista, perché l'abbiamo già visto con altri calciatori, per poi eventuali ricadute, allora lì inizierà lo sclero vero e proprio. Aperta e chiusa parentesi, questa situazione infortuni ha rotto le scatole, carissimo Antonio e staff. Fate le cose diversamente e in maniera migliore, perché veramente arriveremo al punto di non poter schierare nessuno. Si faranno male tutti quanti, nessuno escluso. Detto questo, la partita di ieri, sento in tantissimi che ovviamente abbiamo faticato troppo, siamo l'unica squadra che ha faticato, i calci di rigore, il Cagliari, non il Cagliari, eccetera, eccetera. Io ho analizzato la partita da un altro punto di vista, ovvero è un Napoli che, pur schierando altri calciatori, perché non possiamo nemmeno definire le seconde linee, perché ovviamente la panchina è talmente corta che non le è più le seconde linee, quindi schierando i disponibili per far riposare ovviamente chi gioca ogni 3 giorni, il Napoli è uguale per quanto riguarda l'intenzione, la voglia di andare in porta, la solidità dal punto di vista difensivo, perché comunque cosa abbiamo sofferto ieri? Non abbiamo sofferto praticamente niente, almeno per quello che ho visto io. Poi
se devo sentire e non la vedrò più, ho fatto l'errore ieri di guardarmi il secondo tempo con la telecronaca in italiano e non lo farò più l'errore, ci sono caduto per l'ennesima volta, mi devo sentire un grandissimo Cagliari nel secondo tempo, un grandissimo Cagliari dove poi parate per quanto riguarda Milinkovic-Savic 0, parate per quanto riguarda Caprile 3, tutta la partita, calci d'angolo 6-3, falli 13 il Cagliari e 9 il Napoli, passaggi 610 a 369, contrasti 16 a 18, calci di punizione 13 a 9, 2 ammoniti per il Cagliari, 0 per il Napoli, possesso palla sopra il 60% e 38 per il Cagliari. Allora io voglio sapere dove la state vedendo e dove l'avete vista questa partita e questo grandissimo Cagliari del secondo tempo. Siamo d'accordo che il Napoli, e me lo aspettavo, tra il 50° e il 60° comunque c'è sempre quella situazione dove risparmi energie e cerchi di gestire per arrivare poi lucido al 90°. Ovviamente dai qualcosina all'avversario, ma dal punto di vista della pericolosità non gli hai lasciato praticamente niente. Non gli hai lasciato praticamente niente. Poi, ovviamente, pareggi la partita per un errore e apriremo anche il capitolo Lucca perché se ne sta parlando fin troppo. Io il mio giudizio ve lo dico e sono assolutamente sincero. Dal punto di vista caratteriale deve cambiare. Deve cambiare perché segni e quasi non esulti. Dovevi andare da Vergara e baciargli il piede per quell'assist che ha messo sul secondo palo. Per quanto mi riguarda è a stento, ovviamente saluti, abbracci, ti diverti e quant'altro. Quindi o cambia questa situazione o altrimenti non solo a Napoli ma dal punto di vista della carriera calcistica farai ben poco. Per il semplice fatto che se segnare al Maradona con un grande pubblico che ti acclama e al limite porti anche a casa il risultato con un tuo gol decisivo, non so se non si deve esultare e fare lo spocchioso, tra virgolette, questo è il lato caratteriale. Poi c'è il campo che dice 7 palle perse nei primi 60 minuti, un'apertura ingarrata, il gol e poi abbiamo preso comunque la rete per un errore di Lucca. Quella cosa non si può vedere. Non si può vedere. Mi sposto un attimo la lavagna e vi dico la mia perché non si può vedere. Se io sono qui col pallone e qui ho due calciatori del Napoli che hanno la maglia, ieri sera ovviamente abbiamo giocato con la maglia scura, che hanno la maglia azzurra, perché? Perché nella mia testa inizia quella situazione e me ne devo andare verso la bandierina del calcio d'angolo dove non ho nessuno. Volevi tirare in porta? Siamo tutti d'accordo, si sposta il pallone e cerca di tirare in porta, benissimo, ti chiami Adriano, ti chiami che so Zlatan Ibrahimovic, gente che si sposta il pallone da qui la mette nel ferro e chiusi i battenti, ha chiuso la partita. No, quindi da una possibile azione dove il Napoli poteva andare a chiudere il match, perché qui c'era un 1 contro 1, cioè eravamo in parità numerica, se Lucca ovviamente non si incaponiva e andava di qua e si trova due calciatori comunque a contrastarti, li vedi quei due, così come non hai visto i calciatori del Napoli, passa il pallone e noi non prendiamo nemmeno la rete del pareggio. Ecco perché sono incazzato, perché noi perdiamo qui il pallone e poi ce l'andiamo a prendere con McTominay, che McTominay si fa tutto campo, torna, quel pallone è un rimpallo e ovviamente dormiamo qui e prendiamo il gol dell'1-1. Siamo tutti d'accordo che comunque si poteva forse gestire meglio, ma questa ripartenza da qui, tu non la devi mai prendere, non la devi mai prendere perché questa situazione è una situazione di vantaggio. Cioè noi andiamo qui probabilmente a fare il secondo gol o a renderci pericolosi per chiudere la partita. 5 secondi dopo raccogliamo il pallone dalla porta e non va bene, non va bene, quindi senza che si fa lo spocchioso e senza che ci fai quasi un piacere, ecco, detto in napoletano, a buttarla dentro. Io voglio sapere dal punto di vista caratteriale che cosa succede. È sempre stato così, sei sempre stato così. I dati parlano chiaro, la prestazione per me al di là del gol è insufficiente, perché per i primi 60 minuti tu hai fatto il gol, un'apertura azzeccata ad inizio ripresa e basta.
c'è un filtrante di Juan Jesus dove potevi andare in porta subito, pronti via e niente da fare, valutata male, rimpallo strano, sbatte sui piedi e va bene così. Una palla in aria dove prima che arrivi il pallone sta già a terra, non era successo niente ma sta già a terra. E nient'altro, anzi, solamente una partita dove non mi riesco a spiegare il perché dal punto di vista mentale, perché credo e mi auguro che sia prettamente una situazione mentale, perché non posso credere che un calciatore arrivato a questi livelli in Serie A, che possa essere anche un calciatore che dici no vabbè ma quello è un calciatore comunque da Serie A, però è in bilico tra una Serie A, una Serie B eccetera dal punto di vista tecnico, benissimo, ma stoppare un pallone, fare un'apertura, attaccare uno spazio, servire un compagno, non è che serva la Serie A, non serve la Serie A, lo si fa anche tra i dilettanti, in under 18, regionali eccetera eccetera eccetera, perché ci si allena. Quindi se dal punto di vista tecnico siamo a questo punto, allora chiudiamo baracca e burattini. Poi Luca ovviamente ha messo il post su Instagram per quanto riguarda i fischi. Sui fischi si può anche esprimere un parere, un pensiero, probabilmente ce li si poteva risparmiare, però vista la partita e io da casa mi sono incazzato e non poco per la prestazione di Lucca, spocchioso e in difetto dal punto di vista di ciò che hai creato e che hai dato alla partita. Ovviamente chi è allo stadio la vive anche diversamente, però io da casa mi sono incazzato e non poco, non è che mi nascondo qui dietro a un dito. Poteva far meglio e poteva il Napoli anche chiuderla prima, ovviamente. Vedremo poi come ci si comporterà nel proseguo del campionato. Comunque io vedo una situazione matura dal punto di vista tattico, perché cambiando calciatori comunque l'idea rimane la stessa, la solidità rimane la stessa, il non concedere praticamente quasi nulla all'avversario, anche ieri sera è rimasto praticamente invariato e quindi tanto di guadagnato. C'è la situazione infortuni che ovviamente grava in casa Napoli, magari averlo un grava dal punto di vista fisico, comunque grava in casa Napoli perché non possiamo ridurci a non poter schierare nessuno e a non avere nemmeno le alternative pronte, perché il Napoli di ieri sera, nel caso avesse avuto comunque la rosa a disposizione, non dico tutta perché gli infortuni ci sono durante l'anno, hai 2-3 calciatori fuori, benissimo, ma nel caso il Napoli avesse avuto la rosa a disposizione ieri sera, fatto il turnover, tu entravi in campo con una squadra molto ma molto ma molto forte, al di là della prestazione di Vergara che mi è piaciuta tantissimo, della prestazione comunque di abbastanza calciatori del Napoli che mi hanno comunque divertito dal punto di vista prestazionale, però non possiamo ridurci all'osso e ovviamente veramente arriviamo al punto che deve entrare Antonio Conte, Reale, e dobbiamo chiamare gente dalla primavera, vogliamo arrivare a questo e allora poi a febbraio, marzo abbiamo fatto il massimo per quello che avevamo e avete visto la situazione infortuni, ma il colpevole non è né il tifoso né il presidente né tantomeno il calciatore, quindi fatevi un esame di coscienza, carissimo Antonio Conte e staff, perché così non andiamo praticamente da nessuna parte con le partite poi ogni 3 giorni. La Supercoppa ci aspetta, la Champions arriverà, una alla volta, vediamo di trovare la quadra contro la Juve e portare punti a casa, perché è un'altra giornata fondamentale dal punto di vista degli scontri, ma ci arriveremo, perché tra le partite che saltiamo noi per la Supercoppa e la partita che saltano gli altri andiamo a fare il punto della situazione, calendario alla mano. Ecco perché se non l'avete fatto iscrivetevi attivando la campanellina, così restate aggiornati in maniera cronologica ogni volta che esce un video, ve lo trovate e vi arriva la notifica. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.